Nelle sere d'inverno, la comunità contadina, dopo una lunga giornata di lavoro, trasformava le stalle in improvvisati teatri, dove recitare, inventare la vita, ingigantire quel poco che si sapeva, si raccontava, si ascoltava. Quel mondo era esaltazione della fantasia, liberazione dal peso e dalle fatiche del lavoro della terra. Era l'ambiente ideale in cui le famiglie perpetuavano memorie e trasmettevano ai giovani valori e modelli culturali. Se c'è una parola, una pratica che racchiuda dentro di sé un'epoca, uno stile di vivere da queste parti in Piemonte tra Langhe e Roero, questa è proprio la via. Via è una parola che si descrive da sé perché in fin dei conti è una veglia, un momento di ritrovo sociale. La sera, all'imbrunire, quando cala il sole, contadini, abitanti, uomini e donne si ritrovano all'interno di una stalla, un luogo non casuale, un luogo caldo perché sono scaldati dagli animali, perché si ritrova tutta una borgata, ognuno di loro porta un pezzo di legno per accendere la stufa e scaldarsi e così si fa vita comunitaria. Queste persone sono, come tutte le società, persone diverse, c'è chi canta, chi è capace a suonare, chi gioca alle carte, chi fa l'uncinetto, ognuno fa il proprio lavoro, quello che preferisce, non c'è un'indicazione tassativa e severa. E così tra queste persone troviamo anche dei cantastorie e la stalla diventa proprio un palcoscenico. La cavala, le malsina, le maldisna. Una delle figure che tendenzialmente si trovano anche in una via è quella del bacialè. Il bacialè è una persona, tendenzialmente un uomo, che ha il compito, si sente investito della responsabilità di far sposare ragazzi e ragazze, anche in età molto giovane. Il suo atteggiamento è quello di osservatore, deve guardare in giro se trova una ragazza giovane da sposare e un ragazzo. Se conosce le due famiglie ancor meglio perché andrà a fare un sopralluogo, a controllare la sostanza, l'esse si dice in piemontese, l'interesse, il loro patrimonio e se i due sono compatibili probabilmente questo bacialè li farà mettere insieme. Nei mercati si trova anche il bacialè, solitamente si fa riconoscere da un segno distintivo o da un foulard rosso al collo oppure una cravatta, quello lì sarà il bacialè. E quando i due si sposeranno, anche se è un matrimonio combinato, il bacialè riceverà un premio, una ricompensa. Oggi la chiameremo una provvigione, no? Quindi a seconda della stagione può ricevere un cappotto, un paltone, oppure una cassa di vino, un gilet, un cappello, qualsiasi cosa che possa far sì che le due famiglie ringrazino questo signore. Tante volte si menzionava un modo di dire anche un po' curioso e particolare, che diceva così: "Set veriste bin andi malite, set veriste bin non mossan crin e set veriste bin tutta la vita fate pleve", perché in tempi come quelli, come fine 800, inizio 900, se volevi stare bene un giorno dovevi sposarti, almeno quel giorno lì avevi la garanzia di riempirti la pancia, di stare bene. Se vuoi stare bene un anno ammazza un maiale, perché il maiale dà della carne per una persona per un anno intero, e se vuoi stare bene tutta la vita fatti prete. Farsi prete garantiva una sopravvivenza fino all'anzianità senza dover fare grandi sforzi fisici a cui si era sottoposti da queste parti. A storia è bella andare sempre, perché a storia è bella, non fa più si contiene, vedi che ti acconta. No! 40 anni no, perché a storia è bella, non fa più si contiene, vedi che ti acconta. Arde, o tempo e il culo hanno sempre fatto un cavolo su. Su fiocca sa feia l'inverno da vendeia. O su va sutta col cappello in testa, hai più prima che fosse festa. Vedi che ti sa unga, o su fa picciare che l'unga. O fiocca noi non vanno in culo. Fiocca zembringa tre mesi con figa. Da marcia avrì, e lo sai no, gli è poco da dire. Su piede non ser giavele, il tifo le venu bene. A Epifania il giorno si slungo al posto da filimia. A Carvé si lungo al pas d'impulè. E a Santa Lucia? A Santa Lucia è giornata più corta che sia. Ma adesso non sposi a San Valentino, ti terrai va a Marin e sto lungo. Sant'Antonio, San Bastian, Sant'Agnese, l'Induman.
E a San Bastian il giorno si slunga il posto del can. Entra prima e poi giudice. Fate insomma fare se quelli che venga bello. Se i cani erano il fumetto lungo, l'inverno le fregge lungo. Se il mumiso del cappello, cufo brutto o cufo bello? Se il cappello è da tutto, cufo bello, cufo brutto. Nada da vespe, nada da vin buon. Maria Gavota montosi da la bropa è slisa, Maria Gavota perdió su tisa. E passò in galgatina a mangiare nel tucchin, e passò in galgatura a mangiare nel tuccun, e passò in galgaletto a mangiare tutto. Nel pieno inverno si presagiva anche il carnevale e uno dei cibi che venivano cucinati e consumati insieme erano le bugie. Si chiamano così le bugie, un dolce di carnevale, perché è in qualche modo uno scherzo, è una pasta fritta che è gonfia e sembra ripiena, ma poi quando la si morde dentro non c'è nulla, è vuota, e per questo si chiama una bugia, perché è un'illusione.